Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di MTV Mag e oggi vi parlerò degli SRAM Maven. Potrei dirvi che sono i freni più potenti che abbia mai provato e quindi inizierei e concluderei il video qui all'istante, ma andiamo un po' ad argomentare meglio e andiamo a vedere meglio nel dettaglio questi nuovi freni di casa SRAM. Iniziamo col dare qualche dato tecnico. Intanto è un freno che è stato progettato completamente da zero per cercare di soddisfare le esigenze di quei rider che fanno discese molto lunghe e ripide e quei rider che chiedono, diciamo, molta potenza nell'ambito gravity. Le SRAM dichiara che sono il 50% più potenti rispetto ai suoi vecchi code, che comunque rimangono sempre a catalogo. Il design del pompante è abbastanza simile al code, la leva è praticamente la stessa, abbiamo un corpo che è leggermente più massiccio rispetto al code. La vera novità sta nell'uso del fluido minerale al posto del DOT e questa caratteristica è la prima volta che la troviamo su un freno top di gamma SRAM. La pinza, come potete vedere, non so se rende dal video, ma è veramente massiccia, cioè quando la vedete dal vivo vi dà veramente subito un'impressione di solidità, ma è di forza brutta. È composta da due blocchi uniti da 4 viti in titanio nella versione Ultimate. La pinza, essendo così grande, può ospitare pistoncini appunto più generosi rispetto ai code, e anche le pastiglie stesse sono decisamente più grandi rispetto sempre alle vecchie pastiglie che andavano sui code. E come dischi troviamo gli HS2, quindi quelli con lo spessore da 2 mm. Infatti SRAM ha progettato comunque questo impianto per dare le sue massime prestazioni con dischi da 2 mm di spessore. Tra le scelte troviamo dal 180 mm, 200 e 220 mm. SRAM comunque consiglierebbe di partire dal disco più piccolo per poi mano a mano andare ad aumentare il diametro. Ogni step garantisce un 14% di potenza frenante in più. Infine, quei Maven hanno migliorato la frenata nel momento in cui ci troviamo con le pastiglie usurate. La corsa della leva rimane sempre pronta e invariata, mentre quei code si allungava di molto, costringendoci a imprimere molta forza. Ma adesso direi di andarli subito a provare su una discesa che si trova sopra casa mia e che faccio sempre abitualmente. La conosco molto bene e secondo me ha le caratteristiche perfette per andare a testare un freno. Ho deciso di fare questa discesa prima con la mia Canyon Neuron On, dove sono montati i vecchi code, e dopo andrò a effettuare la stessa discesa con la mia Fuel EX, dove ho montato i nuovi SRAM Maven. Ok, non è un confronto proprio alla pari perché la Canyon pesa 7-8 kg in più della Fuel, quindi c'è più peso, diciamo, da fermare. Però è altrettanto vero che nella Canyon ho montato i dischi Gulf Shark, che probabilmente sono i migliori dischi presenti sul mercato, 220 mm all'anteriore, 200 mm al posteriore, mentre qui troviamo un 200 mm all'anteriore, 180 al posteriore. E quindi dai, andiamo a spararci questa discesa e poi ritorniamo un po' per trarre le conclusioni su questi freni. E si inizia, ragazzi, con la prima parte della discesa. Bisogna stare attenti perché è ancora abbastanza umida dalle recenti piogge. Come potete vedere, la prima parte è molto scorrevole, guidata, ci sono parecchi rilanci da fare dove i freni non si usano e hanno tutto il tempo per raffreddarsi e per riposare. Iniziamo un po' a pinzare le leve di questi code. Comunque sono appena partito, quindi ancora tutto bene.
hanno una discreta risposta. Comunque la pinzata del quad non è mai decisa, è sempre un po' pastosa. È qua un po' difficile anticipare con l'erba bagnata, si tende un po' a scivolare giù. Di solito riesco ad anticipare abbastanza bene questi tornantini evitando di fare no stress. Comunque la modulabilità del quad aiuta con questo terreno umido. Adesso inizia la parte decisamente più ripida con dei tornantini dove dovrò necessariamente fermarmi e quindi dove è richiesta un po' di potenza al freno. Le velocità non sono eccessive, ma ecco qua questa parte intermedia, la discesa sempre veloce. Diciamo che qui la potenza del quad è ancora abbastanza sufficiente, infatti riesco comunque a mollare le leve e a farlo riposare un po' ogni tanto. Ed eccoci qua, siamo entrati nella seconda metà dove le cose si fanno decisamente più ripide. Anche qua non riesco a mollare per un secondo la leva del freno, la leva del quad, ce li ho quasi sempre pinzati. Se la mollassi non avrei il tempo sufficiente per fermarmi al cambio di direzione. Inizia a sentire, iniziano un po' a surriscaldarsi. La frenata sta un po' perdendo di precisione, devo imprimere maggior forza sulle leve. Tratto molto ripido questo. Il problema è che se mollassi la leva mi ritroverei nel punto in cui devo fare la staccata che non ho che non ho abbastanza potenza e quindi devo continuare a tenere un po' regolata la velocità. Ecco, il pezzo finale forse è quello un po' più critico perché è molto veloce, sempre abbastanza ripido. Riesco un po' a mollare, però nel momento in cui vado a riprendere il freno sento che ho veramente fatica ad arrestare la corsa della bici, devo imprimere molta forza ed inizio ad avere gli avambracci un po' stanchi, nonostante sia una discesa anche che conosco a memoria, e quindi questo mi aiuta un po' a dosare le forze e le energie. Ragazzi, per fortuna la discesa è finita dopo circa 800 metri di slivello e agli ultimi metri iniziavo veramente a sentire affaticamento agli avambracci e non so se sarei riuscito a proseguire ancora per molto. Ok ragazzi, si parte, stessa identica discesa, tratto dove bisogna rilanciare, molto guidato, qua, piccola staccata, già lì si capisce
capisce subito di che pasta è fatto questo Maven appena si preme sulla pinza. Ha una risposta completamente diversa, una risposta molto più piena, molto più corposa, molto più decisa, anche se in realtà in questa prima parte non ce n'è così tanta necessità. Alla fine mi ero trovato abbastanza bene anche col code. Ecco qui dove c'è l'erba che è molto umida. Ecco, ogni tanto sento che il posteriore va leggermente in blocco e quindi vado a perdere un po' di aderenza, cosa che col code non era successo. E infatti col Maven, pur essendo un freno abbastanza modulabile data la sua potenza, comunque non ha la stessa modulabilità che ha il code e bisogna essere molto sensibili nella frenata, bisogna un po' prenderci la mano. Però qua c'è proprio, ecco qua, su questi pezzi qua proprio c'è il freno, lo sfioro e la bici si ferma. Completamente un'altra cosa rispetto al code, dove ho bisogno di rallentare in modo deciso. Il Maven proprio non delude. Col Maven, se abbiamo bisogno di fermarci, ci fermiamo. Col code non è così scontato. Qua riesco a fare delle staccate molto più al limite. Riesco a frenare molto più in ritardo e quindi a scendere più veloce. Si continua. Adesso inizia la parte quella più ripida. Il freno lo sento sempre bello pieno. La corsa della leva non si è allungata, è sempre lì, sempre pronta. Forse il punto più ripido di tutta la discesa. Zero problemi. I problemi sono più alle gambe, ragazzi. Stanno andando un po' a fuoco. Ed eccoci qua sull'ultima parte. Mamma mia, il freno è sempre una bomba. Diciamo che riesco a prendere più velocità, riesco a tenere più tempo le dita staccate dalla leva, quindi riesco a frenare meno perché so che dopo, nel momento in cui ho bisogno di fermarmi, di rallentare, so che lui c'è. Il Maven è presente e mi dà, diciamo, sicurezza. Il code invece devo mantenere sempre il freno un po' pinzato per tutta la durata di quel tratto lì, perché se mollio la leva del freno so che dopo non riprendo più la bici. E rieccoci qua, ragazzi, abbiamo appena finito le 2 discese, spero di essere riuscito a trasmettervi un po' le mie sensazioni utilizzando questi nuovi Maven.
Inizialmente ho iniziato il video dicendo che sono i freni più potenti che abbia mai utilizzato. Sicuramente sono molto più potenti rispetto ai Quad e rispetto anche a altri freni che ho utilizzato ultimamente. Purtroppo non li ho utilizzati, non ho utilizzato tutti i freni che ci sono presenti sul mercato, però fra quelli che ho utilizzato nell'ultimo periodo sono sicuramente i più potenti. Considerando la loro potenza brutale che hanno, li ho trovati abbastanza modulabili, diciamo che non sono prettamente on-off. Secondo me SRAM ha ottenuto un buon risultato e un buon equilibrio. Questa modulabilità si avverte di più facendo discese molto ripide e veloci. Se non fate questo tipo di discese, la potenza del Maven potrebbe risultare anche eccessiva. A tal proposito aiuta un po' a giocare con la grandezza del disco, e sicuramente le regolazioni che troviamo però solo nel modello top di gamma, cioè la distanza della leva e la ghiera che regola il punto di contatto della pastiglia col disco, danno sicuramente un aiuto a trovare il giusto feeling con questo freno. Io stesso all'inizio ho dovuto un po' smanettarci parecchio perché, ripeto, la potenza erogata è veramente tanta e serve una discreta sensibilità, bisogna essere, diciamo, rider un po' esperti. Un altro fattore secondo me importante che è emerso facendo questa discesa prima coi Quad e dopo coi Maven è che avere una adeguata potenza per il sentiero che stiamo affrontando ci dà molta sicurezza nella guida, sicurezza che dopo si tramuta effettivamente in in una migliore prestazione di riding sopra la bici, perché sappiamo bene che più freniamo, più le prestazioni della nostra mountain bike saranno compromesse. Sarà compromesso il grip che avranno le nostre gomme, sarà compromesso il funzionamento del nostro carro, che per quanto svincolato sia comunque subisce le conseguenze della frenata, andando comunque leggermente a inibire il comportamento della nostra sospensione. Saranno compromesse comunque le nostre dinamiche sopra la bici. Infatti una delle prime regole che ci viene insegnato è appunto di cercare di non frenare in curva, e facendo questo tipo di sentiero, questo tipo di discesa coi Quad mi sono ritrovato a fare lunghissimi tratti col freno sempre pinzato, andando appunto a compromettere il mio riding, cosa che non succede coi Maven. Coi Maven ho la possibilità di comunque mollare ogni tanto il freno, perché ho la certezza che nel momento in cui mi serve arrestare o comunque rallentare la mia velocità, so che il Maven ha tutta la potenza adeguata per venirmi incontro a questa necessità. Altra cosa non di poco conto è che più tempo passiamo a frenare, più tutto il nostro impianto viene messo sotto stress. Infatti coi Quad mi ritrovavo molto spesso a cambiare le pastiglie. I dischi sono soggetti sempre a un surriscaldamento eccessivo e dopo 6-7 mesi mi ritrovavo con i dischi completamente anneriti. Lo spurgo dovevo farlo molto più spesso, dopo 3-4 mesi comunque dovevo spurgare l'impianto. Tutti fattori che con i Maven al momento non ho riscontrato. Al momento sono circa, ce li ho da maggio, li ho montati sulla Fuel da maggio. Io adesso vi sto fornendo delle tempistiche, ma che valgono solo per me, per il tipo di discese che faccio, per quante volte alla settimana prendo in mano la mountain bike. Diciamo che per appunto i miei standard 5 mesi di utilizzo con un paio di pastiglie è veramente un ottimo risultato. I dischi sono ancora in perfetto stato e non ho ancora mai effettuato uno spurgo dopo la prima volta che li ho montati. Le pastiglie si consumano in modo uniforme e ribadisco che la pinzata dei Maven rimane sempre molto pronta senza subire allungamenti. Anche i pistoncini a distanza di tempo non si sono mai bloccati, cosa che invece avveniva coi Quad, dove erano completamente fuori da un lato e completamente dentro dall'altro, innescando tutta la serie di problemi già citati.
A tal proposito di spurgo, lo spurgo dei Maven non è stato proprio il più semplice, preferisco molto di più spurgare il Shimano. Infatti la prima volta che li ho montati, il primo spurgo che ho fatto, ho avuto un problema sul pompante di destra, quindi sul freno posteriore. Le prime pinzate andavano un po' a vuoto e poi si riprendeva. È un problema che ho sentito anche da altri tester. Comunque dopo averli rispurgati, dopo insomma averci passato un po' di tempo a cercare di fare uno spurgo fatto bene, questo problema non si è più ripresentato e ad oggi diciamo non lo presenta più. Se vogliamo trovare un difetto su questo nuovo impianto frenante di casa SRAM è la leva. La leva appunto è identica a quella del Code, non mi è mai piaciuto molto il feeling, la trovo sempre diciamo abbastanza rigida da azionare. Per dire, la leva del Shimano ha un feeling molto più morbido, sembra di dover diciamo imprimere meno forza sulla leva. Detto questo, comunque non ho mai avuto problemi alle mani o agli avambracci, non mi sono mai venuti dolori, non ho mai avuto bisogno diciamo di arrestare la mia corsa, la mia discesa per dover riposare. Entrano prima in crisi le gambe prima di mani e avambracci. Infine il peso non è un impianto leggerissimo, perché mi sembra pesi intorno ai 700 grammi, esclusi diciamo i dischi, solo pompante e pinza. È mediamente 150 grammi più pesante rispetto diciamo a altri set di altri marchi. Non è poco per un impianto. Si può appunto giocare magari con la grandezza dei dischi, perché se con un altro freno utilizziamo il disco da 200, col Maven comunque possiamo utilizzare il disco da 180. Diciamo che è un po' il prezzo da pagare per tutta la potenza che poi ci viene fornita. Ragazzi, spero di avervi detto tutto su questi Maven. La recensione forse è arrivata un po' in ritardo da quando sono stati presentati, però almeno in questo periodo ho avuto modo veramente di stressarli tanto, di usarli tanto. Infatti, se avete qualsiasi domanda chiedetemela qui sotto nei commenti, perché appunto è ormai tanti mesi che li sto utilizzando, quindi anche a livello di affidabilità al momento appunto non mi hanno dato nessun problema. Questa è una cosa che si può vedere e riscontrare solo con un test a lungo termine, specialmente su un freno. Infatti, altra cosa, appunto dicendo queste parole mi è venuto in mente un altro fattore, un'altra nota negativa diciamo dei Code, è che da nuovi hanno un comportamento tutto sommato anche accettabili, comportamento che però appunto va a deteriorarsi molto velocemente nel passare del tempo. Già dopo qualche mese di utilizzo intenso, secondo me la prestazione cala di parecchio. Cosa appunto che non ho avvertito con i Maven. Le prestazioni sempre identica da quando li ho montati sulla mia Fuel X. Ragazzi, per oggi è tutto. Spero come al solito che questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato spunti interessanti. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e mettere un bel like, che per noi è importantissimo, e ci vediamo alla prossima avventura, al prossimo video. Ciao!